Ciao, vengo subito al punto e vi rubo poco tempo. Forse quelli di voi non tanto dentro la scena musicale non sanno di un fenomeno ormai molto diffuso, quello di chiedere il regalo. Tutto attaccato. In breve, ci sono dei musicisti o comunque delle persone con l'hobby di estrarre delle note da uno strumento musicale che ogni tanto contattano qualche produttore di strumenti musicali, tipo me, ma non solo io. Bellissimo quello strumento! Grazie, costa 3.000 euro. Me lo regali? Come me lo regali? Ho un profilo Instagram, ma ce l'hanno tutti. Oh, faccio anche le stories. Detta così sembra un fenomeno trascurabile, ma vi assicuro che è una piaga, anche per i musicisti stessi che poi si ritrovano molto disorientati. Vi espongo la questione in meno di 5 minuti. Davvero, ci ho messo 2 ore e mezzo, 3 a mettere tutte le luci a posto, il microfono. 5 minuti vi chiedo. Alle brutte mettetelo a doppia velocità, cioè 2x. La prima volta in assoluto mi è successa ai tempi del glorioso, indimenticato forum Megabase. Era proprio i primi tempi. Un utente mi chiede un preventivo, gli faccio il prezzo, tutto quanto, e mi fa: sì, ma a me quanto me lo metti? Oh, te l'ho detto. Ma a me quanto a quell'altri, cosa... Ma io sono... c'ho un blog, recensisco strumenti. Ah, vabbè. Il senso, se fosse come dovrebbe essere, sarebbe: posso spostarti grossi numeri di vendita e influenzare una massa di persone interessate, quindi per te produttore potrebbe essere un investimento vantaggioso dare uno strumento a qualcuno. Che stando così le cose è assolutamente vero, non ci piove, ma ce ne fossero. Il problema di tutto questo è la magnitudo, che ora vi spiego meglio. Hai un blog dove dici la tua su 3 strumenti, ti leggono in 5 amici. Bene, bravo, continua, divertiti, ma ragionevolmente quanti numeri potrai mai fare? Quante persone potrai convincere, spostare o influenzare? Linka i tuoi articoli ai tuoi amici che faranno finta di leggere e basta. L'investimento deve essere vantaggioso un minimo per entrambi, musicista e costruttore di strumenti, almeno in potenza, non dico proprio la certezza, ma almeno un minimo di speranza. Faccio qualche esempio basato su fatti realmente accaduti. Sono molto bravo, ho 63 anni e penso che proprio quest'anno sarà l'anno della mia riscossa. Ho una scuola di musica, vorrei un basso in regalo così da potervi pubblicizzare presso i miei allievi. Sì, un basso magari da 4.000 euro da consigliare a un principiante assoluto, magari di 14 anni. Dai. Ma i peggiori, quelli che veramente si beccano le risposte brutte, sono quelli che ci provano a tappeto. Tipo i disperati alle feste. Scrivono una mail molto generica, tendenzialmente incensandosi e accampando richieste anche molto contraddittorie tra di loro, e la mandano a tutti i produttori di strumenti che riescono a trovare. Come te ne accorgi? Caro costruttore di bassi, gentile liuteria, senza nemmeno la fatica di personalizzare ogni mail. Poi dicono: vorrei un basso. Non ti dicono: sono molto interessato al vostro modello scorcio perché è il basso headless più leggero d'Europa. Oppure: vorrei un prassi nero perché è il basso più nero del mondo. No, non hanno proprio la minima idea di cosa stai producendo, almeno il più delle volte. Questo personalmente mi fa incazzare perché lo considero un insulto. Se mi stai chiedendo uno strumento da 3-4 mila euro, almeno fai la fatica di leggerti quello che ho scritto sul sito web. Allora divento perfido. E di quale strumento avresti bisogno di preciso per le tue esigenze? Ma volevo un 5 corde. Allora non hai bisogno proprio di quello strumento specifico per le tue fantastiche esigenze, hai bisogno di
uno strumento qualsiasi, maledetto. Li vedi che ci pensano un po', poi magari fanno vorrei l'iter attivo passivo. No, non li faccio strumenti con le elettroniche switchabili attivo passivo, t'ho beccato. C'è scritto ovunque. Voi liberissimi di chiedermi il regalo, però poi io interrogo, anche se avevo detto che spiegavo. Alla fine questi qui, il più delle volte, cosa cercano? Uno strumento a costo zero per poter scrivere poi nella loro biografia proudly endorsed by Tizio, quello che è, per poi magari rivenderlo dopo un mese e tirarci su qualche soldino. Poi rimandano le mail a tappeto e riparte il giro. Ma finisce presto. Perché dovete essere bravi in queste cose. Li sgamo subito perché basta dire va bene, faccio preparare dall'avvocato un contrattino dove te ti impegni a fare questo e questo, quest'altra prestazione, ti impegni a tenerlo per questo periodo di tempo, spariscono, non li senti più. Allora, il produttore di strumenti deve credere in qualche maniera in voi e spesso e più delle volte vi cerca lui, date retta. Avere un profilo anche bellino in qualche social non significa nulla, tutti ce l'hanno. Anche cercare un regalo così per avere uno strumento da rivendere sui mercatini vari, quanto vi può durare? Poi la gente se ne accorge e ci perdete credibilità. Ora però non fraintendetemi come sempre. Avere qualcuno che spinga il marchio, che lo renda visibile nei canali più frequentati da gente interessata, è quanto di meglio si possa sperare. Però, per dire, se fate un balletto su TikTok con una mia chitarra e vi vedono 1,5 milioni di tredicenni, a livello di marketing non so quanto favore abbiate fatto al produttore, perché non sono interessati allo strumento, ma a vedere il balletto. Se andate a suonare alla sagra del Conigliolo Fritto a Buti e vi vedono le signore del posto, non so di quanto avete spostato il fatturato. Allora, di Buti prima o poi dovrò parlare, perché è un posto in provincia di Pisa molto particolare per la liuteria italiana. Poi ci fanno un sacco di sagre, fiere, tutto. Se invece avete una presenza costante su qualche canale social o avete un progetto di musicale ben definito, non arrangiato così, è ben diverso. Poi perché puntare sempre a il regalo? Potreste anche chiedere un artist price, che sarebbe uno sconto. È una cosa molto più realizzabile in cambio poi di una serie di impegni, video recensioni, apparizioni in TV, collaborazioni con canali social molto seguiti, qualcosa. Alle brutte potete anche chiedere un comodato d'uso gratuito per qualche tempo, o anche chiedere di essere pagati per alcune prestazioni come quelli che vi dicevo prima, video recensioni. Non ci sarebbe davvero nulla di male a chiederlo, però dovete essere bravi. Non è facile offrire un bel prodotto di questo genere, non basta fare i funamboli, mettersi lì 13.000 note, non funziona sempre così. Però, per dire, neanche fare strumenti artigianali è facile, quindi insomma, almeno facciamo pari. Quindi ora, per lasciare un po' di valore in questo video, così magari lo condividete, che non condividete mai niente, vi lascio la lista delle 5 strategie da seguire per chiedere il regalo ai produttori di strumenti musicali. Dall'inizio dovevate arrivare ora. Vabbè. Siate specifici, non tirate a caso. Dimostrate di essere interessati a un determinato prodotto o a una tale caratteristica di quel costruttore, anche solo per cortesia, perché è proprio brutto. Quelli che arrivano vorrei uno strumento, qualsiasi cosa sia, basta che tu me lo regali. È brutto. Chiarite subito il modo in cui pensate di essere d'aiuto al produttore di strumenti, senza fare troppo i vaghi. Dire ti do visibilità non vuol dire assolutamente niente.
Avete un canale di recensioni, fate video tutorial, fate dei play along, avete firmato per un tour europeo, dovete aprire il concerto dei Rolling Stones. Linkare la vostra pagina Facebook, il sitarello fatto maluccio o il profilo Instagram con le foto delle bistecche al ristorante e dei fidanzati non serve, e personalmente penso di non averci mai cliccato una volta, quindi no. Fornite dei dati, gli analytics magari. Offrite delle garanzie. Siate pronti a firmare dei contratti, ad assumervi delle responsabilità e ad avere delle limitazioni. Siete lì per collaborare, per avere qualcosa in cambio, non per avere il gadget da rivendere. Ma la strategia numero 1 per chiedere il regalo è non chiedere il regalo. Ve l'ho detto, ci sono altre modalità: il comodato d'uso, l'artist price, o anche solo chiedere un compenso per delle vostre prestazioni professionali da musicisti. Vi assicuro che se poi la cosa andrà bene, sarà il produttore stesso a proporvi qualche strumento, magari da sviluppare assieme. Perché un conto è dare in giro qualcosa come un cavo, una muta di corde o quei cosini di velcro. È un periodo e ce l'hanno tutti quei cosini di velcro che mettono alla paletta. Come mai? Ma dare uno strumento artigianale per cui hai lavorato mesi è un discorso parecchio diverso. E queste erano le mie 5 personali regole per farvi dare il regalo da un costruttore di strumenti musicali. Che tanto poi io uno strumento in regalo non ve lo darò comunque mai. A meno che non si presenti Marcus Miller, e allora sì. Oh, vieni signor Marcus Miller, lo sa che io suono la tromba, si fa un pezzettino insieme. Anch'io ho suonato con un trombettista da giovane. Ah, oh, chi era? Miles Davis. Ah, posa la tromba, vai.